grandissima gioia, oggi posso presentare a tutti il mazzo di carte ispirazionali La scuola della vita, ideato da me e illustrato dal grande fotografo e artista Corrado Grigi. Ho battezzato così questo mazzo poiché ogni carta che lo compone è una lezione, è un richiamo dell'anima, è un invito a fermarti, ad ascoltare la vita, cosa ti sta insegnando, che cosa ti vuole dire proprio adesso. Sappiamo infatti che nella vasta aula dell'esistenza ogni esperienza si configura come una lezione, ogni sfida come un esame, ogni scoperta come un capitolo di un manuale che è in continua scrittura. Il mazzo La scuola della vita non è un luogo fisico, ma è un simbolo, è il simbolo di un'esperienza continua in cui ogni incontro, ogni emozione, ogni sfida, ogni lezione rappresenta un passo verso la comprensione sempre più profonda ed autentica di noi stessi e anche dell'universo che ci circonda. Questo mazzo è un cammino di risveglio, dove ogni messaggio diventa uno specchio, una chiave di consapevolezza, un passo verso la propria verità più profonda. È una scuola senza banchi e neanche con i voti, dove l'unico maestro è l'esperienza e l'unica materia è l'evoluzione propria e della situazione che ci circonda. Quindi la scuola della vita guida verso una meta nella quale l'anima sa già di potersi sentire a casa. Parliamo della struttura del mazzo. Sono 100 le carte che compongono questo mazzo. Sono tutte presentate nella mini guida interpretativa con la propria spiegazione, ma anche accompagnate da 5 domande di coaching per l'anima. Questo rende queste carte non solo stimoli di riflessione, ma veri e propri strumenti di autoscoperta, destinati a far vedere ciò che di solito rimane nascosto o ciò che è velato dal frastuono della vita quotidiana. Queste 100 carte rappresentano le materie imprescindibili del curriculum dell'anima. Sono gli insegnamenti che, volenti o nolenti, siamo chiamati tutti ad affrontare, prima o poi. Ogni carta è una sorta di finestra su una lezione universale e agisce come un potente assistente lungo questo viaggio di introspezione e di trasformazione. Queste 100 carte offrono quindi l'opportunità di evoluzione, di maturazione e ci ricordano che sebbene le circostanze possano essere variate tra di loro, le lezioni fondamentali rimangono costanti e ci sollecitano ad entrare con coraggio dentro la lettura della nostra vita, di tutte le pieghe della nostra vita. Quindi il messaggio sotteso è questo: siamo tutti studenti in un'aula eterna e l'insegnamento e l'apprendimento non hanno mai fine, mai. La vita stessa diventa il nostro grande maestro, se solo impariamo a vedere ogni incontro, ogni prova, ogni gioia, ogni sfida come un'opportunità di crescita e di scoperta. Come sono state create, pensate queste 100 carte del mazzo? Le carte sono suddivise in 5 gruppi che rappresentano 5 lezioni di materie scolastiche della vita. Queste 5 lezioni di 20 carte ciascuno sono associate ad un colore che simboleggia archetipi energetici e psicologici molto profondi e facilitano una comprensione quindi più intuitiva e simbolica dei temi che l'anima vuole trattare. La prima grande macro lezione si chiama l'arte di conoscersi. Parliamo quindi di autoconoscenza. Il colore abbinato al giallo. Il giallo simboleggia la luce della mente, la chiarezza, la consapevolezza e il potere personale. È il colore del chakra del plesso solare, terzo chakra. Quindi parliamo di identità, autostima e volontà ed è perfetto per esplorare il sé interiore e comprendere chi siamo. La seconda macro area si chiama compagni di classe e parliamo di relazioni e di emozioni. Il colore abbinato è il bianco rappresenta la purezza, l'apertura, l'unione e la sintesi di tutti i colori ed evoca il senso di appartenenza e anche di connessione. Energeticamente richiama l'innocenza e la possibilità di vedere l'altro senza filtro, ma anche di farsi vedere noi senza filtri dagli altri. E questa è una caratteristica fondante delle relazioni autentiche. La terza macro area si chiama gli esami della vita e parliamo di sfide, ma anche di crescita, sfide che fanno crescere. Il colore abbinato è il rosso.
Il rosso è il colore delle prove, del coraggio, della vitalità, della sopravvivenza. Ricordiamoci che è il colore che si collega al primo chakra, quindi parliamo di radicamento e di sopravvivenza, appunto, e rappresenta questa macro area, tutte le prove che ci possono scuotere, ma anche che ci spingono a reagire, a superare la situazione, a trasformarla per portarci a casa un grande insegnamento poi da depositare nella nostra vita e utilizzarla. La quarta area è la filosofia della vita e parliamo di spiritualità e di consapevolezza. Il colore abbinato è il verde. Il verde è il colore dell'equilibrio per eccellenza, è il colore dell'armonia, è il colore del cuore. Lo abbiniamo al chakra del cuore. Simboleggia questa apertura spirituale, la compassione, l'unione tra pensiero, spirito, mente e cuore, materia e spirito, ed è perfetto per questo percorso di consapevolezza profonda. L'ultima area si chiama risveglio psicointuitivo e prende il nome dal percorso di risveglio psicointuitivo da me ideato e condotto, che è un percorso attraverso il quale anche con lo strumento delle carte noi andiamo a fare un grandissimo lavoro di consapevolezza, di lettura e di gestione dell'energia a tutti i livelli, persone, ambienti e tutte le situazioni. Il colore abbinato è il viola che è il colore della trascendenza, della visione interiore, della connessione con il divino, associato al sesto e al settimo chakra, ci aiuta ad entrare in una comunicazione profonda con l'oltre, con ciò che c'è dall'altra parte del velo, con il mondo dello spirito, in particolare con la nostra potente coscienza superiore. Arriviamo agli altri elementi che compongono ogni carta. Ogni carta abbiamo visto essere segnata, identificata da un colore specifico, ma la carta è formata da un'immagine, sapientemente illustrata dal nostro Corrado Grigi, una parola chiave che porta il significato, diciamo, essenziale della carta e poi una domanda o un'affermazione che può essere letta quasi come un mantra della carta. L'esplorazione inizia dall'immagine che attiva tutta la nostra parte creativa ed emotiva. Quindi, che cosa vedi? Qual è la storia che in qualche modo emerge da questa immagine? Che cosa racconta questa immagine? Che emozione ti suscita? Cambieresti qualcosa? Perché? Cosa noti di più? Cosa senti che manca? E così via. Segue poi l'analisi del colore del cerchio, che sta proprio sopra la parola chiave che rappresenta la carta. E abbiamo visto poco fa che il colore indica il tema principale su cui fondamentalmente iniziare il lavoro di riflessione. Si passa poi alla parola chiave che si trova nel fondo della carta e ci si chiede che cosa risuona in te questa parola, questa frase, ti piace, ti disturba, ti provoca, a che cosa si lega dei tuoi ricordi, delle tue sensazioni, che cosa ti evoca. Quindi c'è un bel lavoro già di stimolo. Infine si arriva alla domanda posta sulla carta. È qui che avviene il vero incontro tra l'immagine, la parola e l'esperienza personale. Ricordiamoci che queste sono carte ispirazionali, quindi rappresentano una via creativa ed intuitiva per esplorare il nostro mondo interiore. Sono state pensate e create proprio per questo, per essere uno strumento potente che attiva e stimolano tutte le parti di noi. Quando è che si usano le carte? Eh, Quando ci troviamo intrappolati in schemi mentali rigidi o sentiamo il bisogno di fare chiarezza, queste carte possono offrire nuove prospettive, vanno a favorire scelte in sintonia con ciò che sentiamo nel profondo. Grazie al potere dell'immaginazione e anche all'ascolto dell'intuito, queste carte agiscono come una sorta di specchio. Non forniscono soluzioni preconfezionate, nemmeno predizioni sul futuro chiare, ma aiutano ad accedere a quella saggezza interiore che spesso rimane silenziosa, aiutano a identificare, mettere in luce quella che è la traiettoria verso cui la nostra anima, se continua in una certa modalità, si dirige. In questo spazio di contatto autentico con noi stessi, noi diventiamo capaci di accogliere nuove possibilità, generando azioni concrete, ispirate dalla nostra verità. Ecco, il cambiamento che ne scaturisce non riguarda solo noi, ma può riflettersi positivamente o meno anche sugli altri. Quindi è importante ricordare che le carte non hanno risposte nettamente giuste o nettamente sbagliate.
Ogni reazione è fondamentalmente è un legame ad un pezzo della nostra storia personale. Quindi il valore della carta sta nella capacità di stimolare delle riflessioni e portare in luce intuizioni che già abitano dentro di noi. Quindi, in sintesi, quando si usano le carte, uno, per donarsi giornalmente, per esempio, una riflessione, per andare a prendere uno stimolo magari spinto da una richiesta specifica o la necessità di avere un momento di introspezione. Secondo momento, per affrontare, lo si può utilizzare anche in un contesto terapeutico, io come terapeuta le uso, dei temi specifici, oppure per fare un lavoro di crescita personale, oppure per accettare le sfide della vita con più saggezza, andando a meditare sulle immagini e sulle parole che queste carte ci donano. Mi prendo un istante per una nota importante sulla formulazione delle domande. Nel lavoro con le carte dobbiamo ricordarci che la qualità delle domande è fondamentale perché esse riescano a guidare al meglio l'energia, possano focalizzare l'attenzione in un atto di potente trasformazione. Possiamo distinguere tre momenti chiave in cui porre una domanda. Allora, c'è una domanda iniziale che serve per focalizzare il tema da esplorare, poi c'è una domanda o più domande distesa che sono associate ad una carta estratta, oppure sono domande di approfondimento che servono per andare ancora più a fondo nel processo. Le domande più efficaci generalmente sono quelle aperte, che stimolano un processo di introspezione, ma anche di presa di consapevolezza. Iniziano con che cosa, in che modo, quale, dove, perché, e sono poste senza un intento super direttivo. È bene invece tendenzialmente evitare le domande super chiuse, doppie o troppo complesse per non andare a creare molta confusione. Quindi la semplicità facilita l'accesso alle risposte autentiche. Questa è una regola base che vale per questo mazzo, ma in genere per tutti i mazzi. Abbiamo appena citato la parola stesa. A proposito di stese, allora, le modalità di utilizzo delle carte dobbiamo ricordarci che possono variare a seconda della profondità dell'indagine e dell'intenzione del momento. In tutte queste letture, la stesa è appunto la, in qualche modo, apertura di tutto il mazzo, il focus non è trovare una verità assoluta, ma è attivare un processo di scoperta, un input che ci porta alla trasformazione e poi all'azione consapevole. Ora vi elenco tre principali proposte, tre tipologie di stese. La prima è la lettura singola. Come avviene? Mescola le carte, scegli quella che ti attira, ovviamente sono tutte carte rivolte, diciamo, verso il basso, quindi le immagini, le parole non devono essere lette. Le carte danno tutte la schiena e ci si sceglie la carta, magari mettendo una mano nel cuore, concentrandosi un attimo, ascoltando dove va l'attenzione, se volete chiudere gli occhi, chiudete gli occhi. Ci si lascia però guidare dalla domanda di che cosa ho bisogno oggi. Peschi la carta, si osserva prima l'immagine, poi la parola, il cerchiettino colorato e infine la domanda. Cosa importante, lascia che ogni elemento ti parli. Non c'è una risposta tassativamente giusta dentro una scatola chiusa. Lavora con ciò che risuona in te. Di che cosa ho bisogno oggi? Lettura singola. Stesa numero 2, lettura a tre carte, molto utile per una visione un po' più completa di una situazione. Si incomincia formulando una domanda centrale, poi scegli queste tre carte. Carta centrale risponde a di cosa ho bisogno oggi. Seconda carta, depositata a sinistra, rappresenta che cosa desidero davvero. Carta di destra risponde a come può aiutarmi. Cosa può essermi di aiuto? Come può aiutarmi la situazione, le variabili in campo, qualcosa di nuovo? Quindi una lettura a tre carte. Di che cosa ho bisogno, che cosa è veramente il desiderio della mia anima e che cosa deve succedere o cosa, come posso essere aiutato. Terza modalità distesa, quattro carte, lettura a quattro carte. Questa modalità permette di mappare l'evoluzione di una dinamica. In super sintesi,
Prima carta che si pesca. Qual è la situazione attuale? Seconda carta. Come vorrei che fosse la situazione attuale? Terza carta. Cosa mi blocca? Che cosa succede tra ciò che c'è e ciò che vorrei che ci fosse? Ok? Quindi che cosa mi blocca? Quarta carta. Cosa può sostenermi nel cambiamento? Se è giusto che ci sia un cambiamento. Quindi queste sono generalmente le tre principali modalità di stesa delle carte che possono avvenire anche con il mazzo della scuola della vita. Bene, ora entriamo nel dettaglio delle 5 macro aree presentate poco fa. Lezione numero 1, l'arte di conoscersi. Abbiamo detto colore giallo, 20 carte che aiutano a comprendere se stessi e la propria evoluzione interiore. In ogni scuola la prima lezione da affrontare è quella su se stessi, eppure questa è la più complessa, la più sfuggente, la più temuta delle lezioni. Non basta leggere, non basta ascoltare, non basta memorizzare, bisogna osservare profondamente, sentire, disfare e ricostruire. La conoscenza di sé non è un traguardo, ma è un sentiero senza fine in cui ogni passo porta alla scoperta di un nuovo aspetto della nostra natura. Il viaggio della consapevolezza è davvero un banco di prova continuo, dove il vero maestro non è un'autorità esterna, ma è la nostra stessa capacità di ascoltare. Chi non impara ripete la lezione, chi si oppone soffre il doppio, chi si osserva con umiltà scopre che la conoscenza non è un accumulo di risposte, ma è un affinamento dello sguardo. La più grande scuola quindi non ha né mura, né banchi, né voti, il suo programma di studi è scritto nel tessuto stesso dell'esistenza. In questa lezione, lezione dell'arte di conoscersi, impariamo a decifrare il linguaggio delle esperienze, a specchiarci nei nostri successi, nelle nostre cadute, a comprendere che ogni errore è un insegnante travestito, un appunto lasciato dal destino per guidarci più in profondità dentro noi stessi. E queste carte sono specchi che riflettono la verità che spesso ci sfugge. Sono delle mappe, delle chiavi d'accesso al cuore della tua identità, domande senza sconti, inviti a prendere possesso della nostra, della tua storia. Quindi non c'è nulla di più nobile che il coraggio di conoscersi, nulla di più sacro che il viaggio verso la propria autenticità. Dunque, aprire con il cuore questo mazzo di carte, queste prime 20 carte della prima macro lezione senza avere paura, è garanzia già di successo. E passiamo alla seconda lezione, compagni di classe. Ricordiamoci il colore bianco e le 20 carte che aiutano a comprendere il ruolo degli altri nel nostro percorso, ma anche il nostro ruolo nel percorso degli altri. Nessuno attraversa la scuola della vita da solo, nessun viaggio di apprendimento infatti è davvero solitario. Siamo tutti viandanti in un'aula senza confini, chiamati a recitare ruoli intrecciati, a toccarci, scontrarci, ferirci, salvarci, insegnarci l'un l'altro ciò che da soli non sapremo davvero vedere fino in fondo. Alcuni arrivano per essere specchi implacabili, altri per donarci una carezza quando la stanchezza ci piega, alcuni ci accompagnano per un breve tratto, altri rimangono per anni, fino alla fine magari del nostro viaggio, alcuni ci feriscono per insegnarci a guarire, altri ci amano per ricordarci chi siamo davvero. C'è chi sembra ostacolarci, ma in realtà ci sta forgiando, chi ci ispira a un'evoluzione che non credevamo possibile, chi ci ricorda l'arte dell'ironia e chi ci costringe a misurarci con il nostro stesso riflesso, magari doloroso. Ogni persona che incrocia il nostro cammino è dunque un compagno di classe, una prova, un dono, un maestro, un sostegno, un preside, una lezione travestita. Le carte di questa sezione ti aiutano a decifrare il mistero del gioco delle relazioni. Ogni anima si incontra per uno scopo preciso, a volte invisibile alla nostra comprensione immediata, ma il modo in cui noi scegliamo di guardare questo gioco di relazioni può davvero cambiare tutto, poiché una volta che abbiamo compreso che in ogni incontro, in ogni legame si nasconde un frammento del nostro stesso cammino, beh, allora abbiamo già fatto un grande passaggio evolutivo in termini di consapevolezza. E arriviamo alla terza macro lezione, gli esami della vita, colore rosso. 20 carte che parlano delle prove che affrontiamo. Noi sappiamo che la vita, come una scuola, non è solo un percorso di apprendimento, ma è un cammino di prove anche. Quindi non esiste un percorso di studi che non abbia un esame.
né una crescita senza sfida. Ogni prova che ci viene incontro non è una punizione, ma è una domanda a cui dobbiamo imparare a rispondere. Alcune verifiche sono più leggere, altre sembrano interrogazioni a sorpresa davanti a una commissione severissima, e poi ci sono quelli che ci mettono alla prova nel profondo, vanno a testare le nostre resistenze, il nostro coraggio, la nostra capacità di scegliere chi vogliamo davvero essere. Ricordiamo che ogni sfida che affrontiamo, quindi ogni cosa che ci mette alla prova, ci mette in gioco, ma per in qualche modo potenziare la nostra capacità di adattamento e di trasformazione. Bene, in questa sezione ogni carta è un invito a riconoscere il valore delle sfide della nostra vita. Quindi ogni carta è un richiamo alla consapevolezza che ogni difficoltà in realtà è un'opportunità per crescere, per rinascere ancora più forti, più saggi, più connessi con il nostro scopo più alto e più profondo. Le difficoltà non sono quindi mai solo degli ostacoli, ma sono delle grandi occasioni di evoluzione, di purificazione. E gli esami della vita non si superano con la memoria, ma si superano prevalentemente con la forza del cuore. E se a volte sembra di avere fallito, dobbiamo ricordarci che le lezioni più importanti si presentano finché non le abbiamo davvero del tutto comprese. Quindi, importante affrontare ogni esame con coraggio, con consapevolezza, sapendo che ne usciremo sempre più liberi da quelle che sono le nostre paure e i nostri liberi e i nostri limiti che ci portano a affrontare la versione più alta, più profonda, più matura di noi stessi. E arriviamo alla quarta lezione, la filosofia della vita. Colore verde, 20 carte che guidano ad una comprensione più alta del viaggio. Sappiamo che ogni esistenza si intreccia con il filo invisibile della ricerca di significato. Quindi la filosofia della vita è l'invito a contemplare il grande quadro della nostra esistenza, ad abbracciare questa interconnessione di ogni esperienza, di ogni pensiero, di ogni azione. Infatti la vita non è un semplice susseguirsi di eventi casuali, ma un disegno preciso, un insieme di dinamiche che, se osservato con gli occhi giusti, più saggi, più consapevoli, rivela davvero una profondità infinita. Quindi al di sopra di qualunque pagella, verifica, dinamica quotidiana, ricordiamo che esiste un progetto più ampio, una logica che molto spesso ci sfugge, ma che guida ogni nostra esperienza verso una destinazione precisa. Ma c'è un senso a tutto questo? C'è una direzione? C'è un maestro supremo che ci osserva e che ci accompagna nel nostro apprendimento? Beh, questa sezione del mazzo, la scuola della vita, è proprio dedicata alla grande visione, a quelle verità che trascendono il singolo episodio, il personale, ci aiutano a collocarlo nel contesto più vasto dell'esistenza. Qui troviamo carte che parlano di destino, di libero arbitrio, di incontri karmici, di cicli di apprendimento, di lezioni che si ripetono non solo in una vita, ma forse attraverso molte vite. Attraverso questa sezione la vita si rivela come un gioco, un cammino, una rete di interconnessioni che ci uniscono l'uno all'altro e a tutto ciò che esiste. E solo quando riusciamo ad osservare il grande quadro con occhi aperti, ecco, allora sveliamo il grande significato profondo di questo gioco. Quindi avviciniamoci a queste 20 carte con una curiosità di un filosofo, ma anche il cuore di un viandante. La risposta più profonda potrebbe essere non quella che ci aspettavamo, ma una risposta che apre nuovi scenari di ricerca. Ricordiamoci che alla fine questa scuola non ha fine, si cresce, si evolve, si passa a dei livelli superiori. E forse, quando avremo davvero imparato tutto ciò che c'era da imparare, allora capiremo che la scuola della vita è sempre stata in realtà un grandissimo invito all'amore e alla saggezza. E concludiamo con l'ultima grande lezione, il risveglio psicointuitivo. Il viola, che fa da protagonista come colore, 20 carte che aiutano al potenziamento delle abilità extrasensoriali. Ricordiamo che questa quinta macro lezione porta il nome del programma, del percorso di risveglio psicointuitivo da me creato e condotto, che si svolge, si sviluppa in 2 anni e che porta come scopo finale quello di saper leggere e gestire l'energia, mettendo insieme il mondo della materia con il mondo dello spirito.
Quest'ultima sezione è concepito come uno strumento profondo per coloro che desiderano esplorare, sviluppare e potenziare le proprie abilità sensitive ed intuitive, con un focus sull'ascolto profondo del mondo invisibile e sull'espansione della percezione. Quindi ogni carta è un invito a entrare in connessione con le energie sottili, a scoprire e a vivere la propria realtà sensoriale oltre i limiti della materia, e per questo diventa uno strumento che porta il consultante più vicino alla consapevolezza della percezione del reale e delle energie che connettono i mondi spirituali, le vibrazioni interiori, e questo crea un grandissimo viaggio profondo dell'anima nel mistero e nella conoscenza interiore. Attraverso ogni carta, le cui immagini sono cariche di simbolismo ed evocazione della dimensione onirica, della visione, dell'intuizione, il potere del sogno e della sensitività, diventa sempre più chiaro ed accessibile, offrendo risposte sagge e guidate dai mondi invisibili attraverso l'esperienza diretta e anche la connessione con il mondo spirituale. Quindi questa quinta ultima sezione non è solo uno strumento di divinazione, ma è proprio un mezzo per sviluppare una connessione profonda con il mondo spirituale ed extrasensoriale. Non mi resta che augurarvi buon lavoro con le carte offerte a tutti voi.